Coltivare l'orto, un passo verso la libertà, da Canal 104 Food Telegram. Nel momento in cui ci accingiamo a fare un acquisto, l'unico indicatore di riferimento che teniamo a mente è il prezzo. A noi interessa solo quello, non sapere dove e come è fatto quello che mangiamo, non cosa contiene, non quanta strada ha percorso per arrivare fino a noi, non se dà da vivere al contadino che lo ha prodotto. Il mangiatore industriale, infatti, non sa che mangiare è un atto agricolo, non conosce più né immagina i collegamenti che esistono fra l'atto di mangiare e la terra ed è perciò necessariamente passivo e acritico. In parole povere, una vittima. Quando il cibo nella mente di coloro che lo mangiano non è più legato all'agricoltura e alla terra, si soffre di un'amnesia culturale pericolosa e fuorviante. Siamo consapevoli che non possiamo essere liberi se qualcuno controlla la nostra mente e la nostra voce, ma abbiamo dimenticato che non possiamo neppure essere liberi se qualcuno controlla il nostro cibo e le sue fonti. La globalizzazione, che dovrebbe significare l'estensione globale dei diritti umani, è stata invece asservita agli interessi economico-finanziari monopolisti ed ha determinato l'abbattimento totale di frontiere e regole per lo spostamento da un capo all'altro del mondo di capitali e merci e, purtroppo, anche di esseri umani. Il cibo ne ha subito, secondo me, i danni maggiori. Non ha fatto altro che aumentare consumi e sprechi, oltre a cancellare le politiche agricole ed alimentari. In due parole, la nostra sovranità alimentare. Un modo ancora esiste per contrastare questa malsana globalizzazione e riprenderci in mano la nostra sovranità alimentare. Il modo è quello di farsi un orto. Oggi tutti abbiamo la possibilità di farci un orto. Quello che manca è la voglia reale di fare passi concreti per cambiare veramente la nostra vita in meglio, perché ciò comporta impegno, costanza e responsabilità. Costruire un corretto rapporto con il cibo è fondamentale per preservare al meglio questa indispensabile risorsa necessaria alla vita. Coltivare un orto è un modo semplice, concreto, addirittura rivoluzionario per esercitare la libertà. Fare l'orto è un'attività che da sempre affascina molte persone, non solo per il piacere di coltivare la terra, ma anche per i numerosi benefici che offre. Permette di produrre cibo fresco e sano direttamente, promuovendo un legame più stretto con la natura ed una maggiore indipendenza alimentare. Inoltre ha numerosi benefici psicologici e fisici. La cura delle piante è terapeutica, riduce lo stress e aumenta il senso di realizzazione personale. L'orto rappresenta anche un modo per connettersi con le tradizioni familiari e culturali, tramandando conoscenze e tecniche di coltivazione da generazione a generazione. In antichità l'orto aveva un ruolo significativo nella vita delle persone. Le civiltà antiche come gli egizi, i greci e i romani coltivavano orti per produrre il cibo per le proprie famiglie, per la comunità. In quei tempi l'orto non solo forniva cibo fresco e sano, ma era anche considerato simbolo di prosperità e di abbondanza. Gli antichi coltivatori di orti avevano una profonda conoscenza delle piante, delle stagioni e delle tecniche di coltivazione che venivano tramandate e custodite alle generazioni future. Inoltre gli orti erano spesso parte integrante dei complessi residenziali, dei monasteri e dei giardini dei palazzi, contribuendo alla bellezza e all'armonia degli ambienti in cui erano situati. Così l'orto ha sempre avuto un ruolo importante nella storia umana, fornendo cibo, nutrimento, bellezza e un senso di connessione con la natura nei secoli. Oggi fare l'orto non è solo un passatempo, ma un'attività completa che unisce benessere fisico, equilibrio mentale e connessione con la natura. Ci regala benefici concreti e dimostrati per la qualità della vita, oltre al preservare sementi antiche prive di OGM o di qualsiasi modifica fatta dall'uomo, ma ne parlerò in un altro articolo. In conclusione, in questa società di parolai e finti risvegliati, dedicarsi a questa attività può essere il primo passo rivoluzionario e concreto per mettere in pratica qualche cosa di importante e reale per il vostro benessere. Il resto? Tutte scuse e parole al vento.